Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti, ovviamente a tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, finalmente ci siamo perché è uscito il primissimo Dylan Dog dell'anno che festeggia appunto il 40° anno di Dylan Dog. Se siete pronti allora partiamo! Eccoci qua, siamo ritornati dopo la sigla ed è finalmente giunto il momento di parlare di My Splatter Valentine, il numero 473 della serie regolare di Dylan Dog. Qual è la sua particolarità? Beh, che questo è il primo albo dell'anno per festeggiare appunto i 40 anni di Dylan Dog. Ebbene sì, sono già 40 anni che il nostro old boy, o meglio indagatore dell'incubo, ci allieta con tutte le sue, indagini orrorifiche. Vi devo dire che questa storia è veramente bellissima. La Baraldi sta facendo veramente un bellissimo e grandissimo lavoro. Ha ripreso in mano Dylan Dog e finalmente stiamo tornando ai fasti di un tempo. Ovviamente sto parlando dei primi 100, ma non voglio ovviamente soffermarmi sui primi 100 perché quella ormai è storia. Ma vediamo un po' di chi è la sceneggiatura e ovviamente tutto il resto. Allora, la sceneggiatura, ragazzi, è niente po' di meno che di Claudio Chiaverotti e il che è una grandissima garanzia. Ai disegni abbiamo Antonio Marinetti e ragazzi sono dei disegni spettacolari, dopo ve li farò vedere. La copertina ovviamente è di Gianluca e Raul Cestaro, anche qui inequivocabile, bellissima. E poi abbiamo al lettering Riccardo Riboldi. Allora, partirei subito con il mostrarvi la copertina. Ve la metto subito in sovrappressione, ma prima vi faccio vedere una piccolissima cosa. Ecco qua ragazzi, allora se notate questa copertina di Dylan Dog è stata la primissima che è stata appunto mostrata tempo fa. Come potete vedere, sotto la scritta Dylan Dog non c'è nessun simbolo dei 40 anni di Dylan Dog. Questo perché, sinceramente non lo so. Non so se è stata tenuta nascosta fino all'ultimo, ma probabilmente sì. Ma perché dopo, alla fine, è stata cambiata con questa qua. Eccola qua, questa è la copertina che è arrivata nelle edicole, o meglio, nelle case di tutti noi. Allora, il simbolo... Allora, a me piace, mi piace molto. Allora, qui lo vedete in centro, sotto la scritta di Dylan Dog, ma più avanti scopriremo che in altri numeri, anche nel prossimo che vi farò vedere poi alla fine, e anche nel Color Fest, non è al centro, bensì segue il disegno, nel senso non va ad impattare su quello che è il disegno. Ora, su questa copertina vediamo un dottore e una dottoressa intenti in qualche esperimento a Dylan Dog e ovviamente, ragazzi, la faccia di Dylan è inequivocabilmente errore allo stato puro. Ma ritorniamo a noi. Eccoci qua ragazzi, allora, questa copertina appunto, come vi ho detto, è assolutamente spettacolare e purtroppo, per fortuna, i fratelli Cestaro fanno veramente delle cose grandissime, ma la storia di Chiaverotti è un qualcosa di spettacolare. Allora, innanzitutto siamo ritornati a una cosa a me cara che uscì per la primissima volta, ovvero sempre su una storia di Chiaverotti, su questo numero qua, ovvero Il buio. Perché? Perché a pagina 50 c'è una cosa bellissima, ovvero una filastrocca che adesso vi leggerò molto velocemente. Io vi metterò in sovraimpressione delle piccole foto perché non sono riuscito a trovare una scan o qualcosa, ma allora vi metterò qua le foto e la filastrocca recita così:
Se nel buio tutto tace, sentirai Manacerace. Arriva senza rumore, con il passo del terrore. Sguardo cieco e riso torvo, l'han sepolto e non è morto. 1, 2, 3 e 4, agli artigli come un gatto. 3 e 4 e 5 e 6, fossi in te io scapperei. 6, 7 e 8 e 9, vorrei tanto essere altrove. Ma se il buio ancora dura, possiamo solo aver paura, che soltanto può la luce ammazzar Manacerace. Ragazzi, cosa dirvi? Questa filastrocca è inquietantissima e chi è più attento e ha visto qualche film dell'horror di quegli anni scoprirà che c'è un qualcosa di molto particolare e familiare con i film di Nightmare, perché è molto molto simile, se non quasi identica, alla filastrocca che c'è appunto in Nightmare. E anche qua, ovviamente bellissima, quella filastrocca bellissima, e anche qui il buon Chiaverotti ha inserito una bellissima filastrocca. Devo essere sincero, quella ovviamente inserita nel primissimo numero è molto più inquietante, è molto più bella. Ora, non vi citerò adesso questa filastrocca, però vi dico dove potete trovarla. La potete trovare da pagina 10, 11 e poi finisce a pagina appunto 12 qua sopra, e finisce così: My lovely Valentine, my darling Valentine, my splatter Valentine. Diciamo che anche qui è ben caratterizzata, e vi dico che questa storia è veramente molto ma molto bella. Quindi Chiaverotti assolutamente non si è superato, perché non si può superare da solo, però siamo veramente tornati a un Dylan Dog, veramente Dylan Dog. Diciamo che questa storia potrebbe tranquillamente stare, per tornare appunto a quello che dicevo poc'anzi, ai primissimi Dylan Dog, ai primi 100 Dylan Dog, forse anche qualcosina dopo, primi 150 Dylan Dog, perché è veramente molto ma molto bella. I disegni di Marinetti sono veramente un qualcosa di spettacolare. Ora, di quello ho dei file digitali che vi metterò in sovrimpressione, però ecco, guarda, vi metto in sovrimpressione questa tavola qui, ecco qua, la vedete? Guardate che bellezza, cioè c'è praticamente la tavola in basso con questi occhi che mettono veramente una paura impressionante, e se leggete bene c'è appunto la scritta My lovely Valentine, my darling Valentine, my splatter Valentine. Veramente veramente bellissima, veramente bellissima. Ovviamente c'è anche quest'altra tavola qua, ecco qua, voi la state vedendo in anteprima, sì, no, in anteprima, scusatemi, la state vedendo veramente da vicino, dove praticamente questi poliziotti scoprono che c'è stato un massacro in una stanza. Guardate, a Marinetti gli piace veramente disegnare lo splatter, veramente veramente bellissime queste tavole. Adesso vi voglio far vedere qualcos'altro, aspetta che torniamo a noi. Eccoci qua, guardate anche queste tavole qua, queste non ho nessun file, però ecco, se le vedete sono veramente bellissime. C'è una cosa che vi volevo far vedere, guardate qua, no, guardate qua, guardate questa che tavola, guardate la faccia di lei, cioè è veramente un qualcosa di inquietante a livelli incredibili. Cioè Marinetti ha fatto dei disegni di una bellezza incredibile, veramente incredibile. Sono veramente molto 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 contento di questo numero, e appunto, come dicevo, ecco qua, guardate anche qua che tavola. Pare che a Marinetti gli piace disegnare molto i corpi femminili nudi, il che non dispiace, però ragazzi veramente sono dei disegni fantastici. Ora, di cosa tratta questo Dylan? Allora, diciamo subito una cosa in primis. Per una volta tanto, il nostro Dylan, nonostante San Valentino, non ha una pena d'amore. Incredibile, ma vero.
Sembra quasi una novità, ma appunto si verte tutto appunto sulla giornata di San Valentino e parte appunto da appena scocca la mezzanotte del 14 febbraio fino alla fine dell'intera giornata. E cosa succede in questa giornata? Succede che praticamente nell'arco di tutto il giorno ci sono degli omicidi-suicidi di coppie, di giovanissimi ragazzi. Ora, la cosa all'inizio sembra una cosa, diciamo, tra virgolette normale, finché una ragazza non va a suonare alla porta di Dylan in piena notte dove dice che lei fa degli strani sogni e sogna esattamente quelle persone che appunto si stanno suicidando insieme. E questo è veramente una cosa incredibile. E Dylan giustamente parte a scoprire e a vedere che cosa sta succedendo. E che finalmente troviamo un Dylan Dog che va a investigare. Veramente va in Scotland Yard, va a informarsi da testimoni, va da altre persone. Diciamo che troviamo veramente un Dylan Dog molto interessato e coinvolto nella storia. Ovviamente la storia si dipana su tantissime vicende e ci sono veramente tantissimi omicidi, suicidi, e guardate qua, il livello di splatter di questo albo, ma appunto My Splatter Valentine, è altissimo, perché non c'è quasi una pagina dove non c'è qualcosa di splatter. Veramente questo è un Dylan veramente bellissimo. Iniziamo veramente alla grande con appunto il 40° anno di Dylan Dog. Quindi diciamo che questa ovviamente era solo una piccolissima infarinatura per quanto appunto concerne la trama di questo numero. Anche perché ci sono tantissime situazioni che ovviamente si intrecciano tra di loro e tante persone che ricordano anche avvenimenti del passato. Questa è una, però non voglio farvi vedere troppe cose perché non voglio appunto spoilerarvi nulla. Ma appunto queste coppie vengono portate all'omicidio-suicidio perché appunto dietro c'è una storia anche molto triste, perché questi ragazzi praticamente sono tutti quanti, diciamo, orfani che però hanno scordato il loro passato. E qui mi fermo perché sennò va a finire che vi racconto veramente troppo. Quindi io vi consiglio assolutamente di recuperarlo e di comprarlo, uscito 2 giorni fa in edicola, quindi attualmente lo trovate tranquillamente. Ora però vi voglio far vedere il prossimo numero. Perché vi dicevo che il numero 40 non è in centro? Perché appunto il prossimo numero è questo qua. Non voglio farvi vedere, è questo qua. Si intitola Istantanee di ordinaria paura. E come potete vedere la scritta 40 è sotto la G di Dylan Dog. E la copertina è veramente molto ma molto bella. Sarà in edicola dal 28 di febbraio, tirerà dal 28 di febbraio. Vedi che tanto è vantaggioso avere febbraio avere un mese come febbraio che non ha 30 giorni o 31. Vi faccio rivedere di nuovo la copertina, eccola qua. Ovviamente è fantastica, anche questa è fantastica. Ma prima del prossimo numero avremo il Color Fest. Eccolo qua. Guardate anche questo quanto è bello, uscirà il 10 di febbraio, quindi praticamente la settimana prossima. Anche qui c'è una particolarità, perché sia in questo del Color Fest, in questo qua no, ma in realtà nell'Old Boy praticamente la scritta 40 non compariva. Quindi è stata aggiunta dopo, ovviamente era già l'idea della Bonelli di inserire ovviamente la scritta 40, ma ovviamente non c'è stata spoilerata prima, quindi hanno fatto bene che mettere una copertina normale senza il 40. Però ragazzi, assolutamente è un numero veramente bellissimo.
e sono in hype per il prossimo, ma comunque sia l'accoppiata Chiaverotti-Marinetti in questo albo è veramente fantastico. Tra l'altro c'è una bellissima qui nell'Horror Club, una bellissima appunto intervista della Baraldi sia a Chiaverotti, che spiega alcune cose, e sia a Marinetti, che lui praticamente si è innamorato di Dylan Dog con il numero 12, che erroneamente a scuola aveva scambiato per un numero di Terminator, perché in effetti la copertina del numero 12 Killer assomiglia molto a un Terminator. E quindi è incominciata l'avventura, perché quello è stato l'albo che ha fatto decidere a Marinetti di dedicarsi al fumetto e quindi al disegno. E per fortuna che lo ha fatto, perché sono dei disegni veramente, guardate ragazzi, questi disegni sono veramente di una bellezza incredibile, veramente incredibile. Guardate anche questo, il terrore di questa signora anziana, come viene appunto trasmesso dalla matita di Marinetti, veramente bellissimo. Quindi ragazzi, questa era la mia piccolissima recensione senza spoiler dell'ultimo numero di Dylan Dog, ovvero il 473. Mi raccomando, fatemi sapere qua nei commenti se l'avete letto, se lo volete comprare oppure non vi interessa nulla, io però vi consiglio di prenderlo. Altra cosa importante, sempre quella, ovvero quello di iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Noi ragazzi ci vediamo presto, ma veramente molto molto presto, anche perché fra 2 giorni esce il nuovo numero di Dhampir, e quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!